Ed eccoci qua, siamo tornati finalmente. Ciao a tutti, oddio mi vedete senza occhiali, però io non vi vedo senza occhiali. Benvenuti, nuova puntata di questo podcast dedicato ai beat, alle tracce prodotte dagli artisti italiani, in particolare dagli artisti della community di Chill Italy, il vivacissimo server di Discord con un sacco di iscritti, un sacco di talentuosi produttori che lo animano e lo rendono davvero una comunità interessante, costruttiva, creativa e anche divertente. Vedo che stasera c'è un po' di gente in chat. Abbiamo saltato l'appuntamento biquindicinale precedente perché i nostri artisti sono stati un po' pigri nell'inviare le tracce al sottoscritto e quindi non c'era sufficiente materiale per preparare la puntata. Questa sera invece di carne al fuoco ce n'è parecchia, abbiamo anche alcune cose da recuperare da tempo immemore. Ad esempio l'intervista con il mitico Giovanotto, che era stata funestata in diretta da una miriade di problemi tecnici e l'abbiamo finalmente registrata. Poi la puntata scorsa è saltata, quindi intervista rinviata, ma stasera ce la gusteremo quasi subito. Che ha da sghignazzare Mycelium Bug. Eccoci qua e direi che siamo pronti per iniziare con la prima traccia. È una traccia di Xernea, si intitola Looking for You Under the Water e fa parte di un EP, come ci racconta lui, che si intitola I Can Find You e narra di un ragazzo che sta cercando qualcosa sott'acqua, pensa di vederlo, si immagina probabilmente di vederlo, ma in realtà sta annegando. E ti confesso, caro Xernea, che questo mi ricorda molto un cortometraggio che ho musicato 4 o 5 anni fa, un cartone animato. Poi magari in privato te lo condivido perché è molto bello e è molto simile alla storia che stai raccontando. Quindi iniziamo subito con Looking for You Under the Water di Xernea, uscito il 12 di aprile con Hickend Records. Bene, abbiamo cominciato senza dubbio alla grande. È bellissimo questo pezzo, ho apprezzato moltissimo la costruzione della melodia di pianoforte. Una bella idea veramente, cioè costruita molto bene. Secondo me è uno dei migliori pezzi tuoi che ho sentito. Io ho solo così, no, non voglio chiamarla critica, ma
così mi sarebbe piaciuto sentire un suono di kick drum un pochino più underwater, un po' come racconta la canzone, per dare questo senso di subacqueo. Invece il suono della kick drum è un pochino aggressivo, ma è questo solo un parere mio personale, cioè è come se mi avesse disturbato leggermente nella magia di quella melodia di pianoforte. Ma veramente bellissimo pezzo e ti faccio i miei complimenti. Diciamo che il nostro amico Giovanotto ha già atteso troppo con la sua intervista, quindi io la mando in onda subito in inizio di puntata, se lo merita, è stato molto molto paziente. Eccoci qua col nostro ospite Giovanotto, che è un nome d'arte, immagino, poi ma se vuole ci racconterà, ci dirà anche il suo vero nome. Chiediamo umilmente scusa per tutti i casini della diretta di 2 settimane fa, un vero macello, però finalmente anche gli altri sanno che hai un viso e sei reale e non sei un bot. Oh no. Quindi benvenuto, eccoti qua, dici tutto, come ti chiami? Grazie. Io sono Andrea. Ciao Andrea, il mio vero nome. Piacere, sì. Anche se molta gente pensa che mi chiamo veramente Joe, però no, sono Andrea. Ottimo, è un bel nome Andrea. Dici qualcosa di te, dove vivi? Allora, si può dire Roma. più o meno la regione, così non vogliamo i dettagli, insomma, per la privacy. Vabbè, Roma si capisce anche da quando parlerò. Nella vita sono un dottorando in astrofisica. Wow, fantastico. E mi dedico alla musica da sempre, da qualche anno ho iniziato a fare roba mia. E mi sono avvicinato alla musica lo-fi chill quasi di sbilenco un annetto fa. Io nasco più nella musica leggera e mi sono trovato bene anche nella community di Chill Italy, quindi ho detto vabbè, fammi provare, mi diverte. Ma musica leggera, sono curioso, che cosa in particolare? Cioè, qualche genere in particolare? Vivi una band, 2 band, 10 band, hai fatto degli album? Sono solista per scelta e necessità. Musica leggera, diciamo, è l'unica definizione che le posso dare, perché poi vario un po', da un pop a un cantautorato, ho fatto anche un pezzo completamente jazz. E la scrivo, la suono, la canto, la produco, la mixo, tutto. Mitico, meraviglioso. Sì. Ma sentiamo subito allora la traccia che ci hai portato oggi, che è All Alone in a Green Room, e ne abbiamo ascoltata velocemente anche 2 settimane fa, prima della catastrofe che ci ha travolti. La ascoltiamo quindi molto volentieri e poi ce ne parli un po'. Eccola qui, All Alone in a Green Room di Giovanotto.
Eccoci, complimenti. Vedo che la cover della traccia era perfettamente in tema con la stanza dietro di te. Sì, nasce l'idea proprio da questo. Poi non si vede bene nel mio video, ma ho la luce verde. Ah no, si nota, si E- nota. Ah, ok. Ehm, L'idea nasce proprio da come mi metto a fare musica. E nella descrizione che ti ho mandato, comunque, cito proprio che questa canzone è un po' autobiografica e raccoglie un po' diversi elementi che penso che caratterizzino un po' il mio modo di fare musica, oltre al contesto proprio scenografico che comunque è il suo. Sì, sì, ma la luce è sempre verde, la utilizzi? Mi ci trovo particolarmente bene con quella verde. Capisco. Io Dipende. invece qui ho 26 colori diversi che cambio ogni giorno a seconda dell'umore. Hai uno strumento prediletto, preferito rispetto ad altri? Io sono pianista da tutta la vita. E quindi anche il modo in cui nascono le mie canzoni ha un bias fortissimo perché io so suonare uno strumento veramente, e questo è il pianoforte, quindi anche il modo in cui strutturo tutti i miei pezzi si basa Sì, totalmente si sul percepisce. piano. Sì, sì, si capisce. Ma si notano molto anche le tue influenze, eh, e il tuo background è differente, specialmente in alcune scelte sonore di sintetizzatori. Non sono così filologicamente lo fai ed è questo che rende interessanti i tuoi brani perché hanno un sound differente, hanno alcune scelte di suoni abbastanza pop, nel senso più buono del termine, cioè nel senso proprio tecnico del termine. Quindi sono produzioni che riescono a essere un pochino trasversali. Questa traccia fa parte di un EP, di un album o è un singolo? Sì, nasce come singolo e poi ho deciso che doveva per forza entrare all'interno di un EP. Diciamo, sotto questo punto di vista sono un po' vecchio stile, nel senso mi piace fare gli album, mi piace Sì. mettere le mie canzoni tutte insieme. E quindi All Alone in a Green Room è il primo singolo di Winter Memories, che è un EP che è uscito ormai un mese fa, il 21 aprile in occasione dell'equinozio di primavera. E, 21 diciamo, marzo. Sì. sì, sì, sì. Come sta andando? Molto bene rispetto ai miei standard, diciamo, proprio come hai detto tu, faccio un genere di musica che non si può propriamente definire lo-fi, il che mi piace, insomma, non nego. Ci sono molte cose che in una canzone standard di questo genere magari non troveresti, che però a me piacciono un sacco e quindi ce le Oh, la metto fai bene, tutte. io sono della tua parte assolutamente, anzi invito sempre tutti a metterci del proprio, insomma, e a non seguire le mode o i canoni standardizzati, perché l'arte non sta comoda, cioè le cose più Certo, belle nascono dal fastidio, dalla scomodità, dalla voglia di esplorare i luoghi non conosciuti, insomma. sì. Quindi bravo, bravo. Sì, ma infatti mi piace moltissimo usare anche suoni che dici, ma ci sono nella mia libreria di suoni, perché non dovrei usarli Sì, se nel poi li ami, pezzo di Non Alone? Sì, sì, per esempio in Non Alone in a Green Room, diciamo, tutto parte con questi synth che fanno un'atmosfera enorme, ma poi cioè, ho usato delle calimbe, dei piccoli clapping, delle percussioni africane, ho usato quello che c'è perché è bello. Mi piace, mi diverte. bravo, bravo. Hai qualche progetto speciale per i prossimi mesi? Eh, diciamo, sicuramente mi impegnerò al massimo per la nuova compilation di Chill Italy e quello è un obiettivo. E poi in realtà, proprio perché Giovanotto non è solamente un'anima lo-fi, penso che mi dedicherò più ad altre cose. Diciamo, parallelamente a questo progetto, oltre la musica leggera, che comunque dovrei iniziare a breve a produrre un nuovo pezzo, faccio anche roba
più, diciamo, sperimentale. E parallelamente ho un mini progetto più sperimentale, se vuoi, sempre instrumental, però più ritmico, più techno, se vuoi, diciamo, in maniera un po' più tranquilla, ecco. E sicuramente vorrei, ecco, dedicarmi un po' a quello. E poi, dato che mi piace veramente tanto suonare il pianoforte sperimentare, vorrei provare, lo dico così, sul momento, a fare un progetto interamente dedicato al piano. Quindi solo quello, nient'altro strumento. Già ho fatto qualche improvvisazione che mi piace parecchio e quindi potrei provare a sviluppare anche quel lato, giusto per non annoiarsi mai. Bravo, bravo. Lo apprezzo particolarmente da collega pianista, quindi sono molto curioso. Ma guarda, condividi un po' di queste cose, tue sperimentazioni tecno, pianistiche, tutto quello che fai nel canale Side Project del nostro server. Lo sai che lì si possono trovare un sacco di cose molto molto interessanti e che sono un po' fuori dal mondo chill, però c'è parecchio fermento. Vedo che quasi tutti gli artisti della community hanno le mani in pasta di qua e di là in un sacco di mondi musicali diversi, e questo mi fa molto 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 piacere. Lo farò. Giovanotto, grazie mille, è stata veramente Grazie a te. dura portare a casa questa intervista perché la tecnologia si L'abbiamo ribellava, fatta. ma abbiamo vinto contro le macchine, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Grazie mille per essere stato con noi, Grazie. sentiti libero di autoinvitarti per un'intervista quando vuoi, quando hai qualcosa di particolare o anche solo quando vuoi fare quattro chiacchiere con me e con tutti gli amici di Chill Italy. Va Ciao, bene. grazie mille, alla Ciao, prossima. grazie, buona serata a tutti. Ciao, ciao. Bene, 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 molto bene. Ma ricordo, sono contento di questa intervista perché quella serata in diretta tentando di parlare con lui è stata una delle serate più brutte degli ultimi anni per quanto mi riguarda. Io sono un maniaco perfezionista, quindi quando le cose non funzionano e non sono sotto il mio controllo io impazzisco. Quindi l'intervista è andata molto bene, ci ha raccontato un sacco di cose interessanti, personaggio poliedrico, e questo dimostra ancora una volta che gli artisti difficilmente possono essere incapsulati, incasellati e messi dentro una scatoletta dicendo lui è questo, lui è quest'altro, tu sei così, tu sei cosà. No, non funziona in questo modo. E mi piace molto anche il fatto che lui voglia pubblicare album o almeno un EP. È qualcosa su cui sto riflettendo da molto tempo e che segnerà anche la mia strategia di pubblicazione nei prossimi mesi, perché mi piace l'idea di raccontare una storia ampia prendendomi tutto il tempo che serve, uscire un po' dalla logica dei singoli, ma si vedrà cosa succederà. Andiamo avanti con una nuova traccia del nostro grande capo Jax, che però devo un po' redarguire perché lui è super minimalista. Quando compila il form mi scrive veramente il minimo indispensabile. Per dire, questa traccia si intitola Lazy Afternoon e mi ha scritto una semplice ode alla primavera che quest'anno si fa aspettare un po'. Ecco, io sono d'accordo con lui, è una descrizione perfetta di questo brano, ma mi piacerebbe scoprire qualcosa di più piccante o di croccante, di curioso la prossima volta. Intanto ce l'ascoltiamo, Lazy Afternoon di Jax.
E questa era Lazy Afternoon di Jax, molto molto bella, molto chill, super rilassata. E avete presente la copertina? Ve la ricordate? Quel personaggio sdraiato nell'erba con un libro sul volto. Ecco, quando io l'ho vista la prima volta e me l'ha inviata, io ho fatto delle risate pazzesche, perché mi ha ricordato un episodio di circa 400-500 anni fa, quando ero giovane e stavo prendendo il sole in riva al fiume in una bella primavera, non come questa, forse era maggio, giugno, e mi addormentai e mi ricordo che sognai a un certo punto delle campane, sentivo delle campane e poi quando mi sono svegliato c'era una capra col muso davanti al mio con la campanella che suonava, e fui svegliato così da una bella leccata della capra sul volto. Fantastico, mi ha fatto molto ridere a ripensare a questa vicenda di tanti anni fa. Scherzi a parte, passiamo alla prossima traccia, che invece ha un'atmosfera totalmente differente, molto più cupa per certi versi, molto più malinconica. Si intitola Case Study di Alto, del nostro amico Alto, e ci ha raccontato che è stata scritta esattamente un anno fa, in un momento delicato della sua vita, e francamente questo si avverte in alcuni aspetti dell'arrangiamento. Ci ha detto che ha deciso di pubblicarla come prima traccia da indipendente dopo un sacco di tempo in cui ha pubblicato solo tramite delle etichette, e dice che, dato che l'arte è uno specchio dell'artista, ci lascia una libera interpretazione di ciò che si prova ascoltando Case Study di Alto.
questa era Case Study di Alto e devo dire che l'arrangiamento e l'armonia sono scomodi in alcuni punti e riflettono probabilmente, almeno questa è la mia interpretazione, riflettono davvero un momento delicato e difficile in cui mancano i punti di appoggio, mancano le sicurezze, ed è quello che un po' mi ha trasmesso questa bellissima, davvero bellissima traccia. Andiamo alla prossima di Dreamy Cat and ATP. Stasera abbiamo veramente tanti brani davvero interessanti e questo si intitola Fading Petals, che a loro piace tantissimo, è uscito il 12 di aprile e ha qualche aspetto di Asian Lo-Fi. Dreamy Cat ha avuto l'idea del pezzo e l'ha inviata ad ATP, che a detta del nostro amico Dreamy Cat ha fatto un grandissimo lavoro modificando molti aspetti del pianoforte che gli era stato inviato e aggiungendo percussioni e fiati con il suo personalissimo tocco. È un brano molto suggestivo e ce lo ascoltiamo subito. È Fading Petals di Dreamy Cat and ATP. Che dire, fantastico, veramente stupendo, bellissima atmosfera, bello questo parte di pianoforte così sognante e ipnotica senza essere ossessiva, come qualcosa che ti culla e ti porta in un altro mondo, ti prende per mano senza affrettare il passo. Mi è piaciuto molto. E nostalgico è anche il brano che ascoltiamo tra poco. La parola nostalgico non l'ho scelta a caso perché è già nel titolo, Nostalgic Hues, sfumature nostalgiche, possiamo dire così, di Alivia Forever Dreaming, uscita il 22 di aprile con Z Collective. Ed è un brano che cattura l'essenza stessa della malinconia e della nostalgia. Ricolmo di melodie di piano e chitarra dolcissime che creano un'atmosfera che riporta al passato, a ricordi sbiaditi, lontani, ed evoca insieme sensazioni di tristezza e rimpianto. La ascoltiamo subito, Nostalgic Hues di Alivi e Forever Dreaming.
Bene, bene, bella, bella traccia, molto, molto bella, mi è piaciuta davvero un sacco. Sapete che io adoro le atmosfere malinconiche e nostalgiche. E invece passiamo adesso a qualcosa di un pochino più fresco, un pochino più spensierato. Ancora grazie al nostro caro Jax che ci presenta questa volta Afternoon at the Park. Come al solito parca e anche la sua descrizione. È un altro brano dedicato alla primavera, la sua stagione preferita. Sì, anche a me piace tantissimo la primavera, ma in realtà mi piacciono davvero tutte le stagioni, quindi molto difficile scegliere per me. Questo è un brano che riflette molto i canoni stilistici di Jax. Ne parliamo dopo averlo ascoltato. Afternoon at the Park di Jax. Siamo passati. Jax ci ha fatto fare un giro al parco e siamo diventati tutti botanici. Vedo con piacere che le allergie alle graminacee sono un altro elemento che riunisce molti qui nel server. Io sto soffrendo tantissimo. Bello Jax, col tuo classico stile che mi ricorda tanto alcune cose degli anni '80 che io amavo tantissimo. Si sente che le ami anche tu. Bello, bellissimo pezzo, mi è piaciuto molto 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 questo, dico la verità. Prossimo brano, forse è il primo brano che ascoltiamo di Remy, Iron Barn, uscito il 1 maggio in self-release e ha una storia molto molto divertente, perché ci ha detto che era talmente rilassato in questo pomeriggio insieme alla sua ragazza che si stavano sciallando così, il tempo passava tranquillamente e si sono dimenticati il ferro da stiro appoggiato sulla stoffa che è stata incenerita, stava prendendo fuoco tutto quanto, da qui il titolo Iron Barn, e direi che ce l'ascoltiamo subito.
Che dire, bravo, bravo, bravo. E io non mi stancherò mai di dire quanto è diverso ascoltare una traccia dopo aver avuto una rivelazione come questa, un piccolo aneddoto come questo del ferro da stiro, cioè la musica l'ascolti in modo totalmente diverso e penso che sia la bellezza di questo podcast. Non abbiamo grandi pretese, qui non vogliamo fare gli esegeti, non vogliamo fare i critici, vogliamo semplicemente raccontare un po' di storie, qualche curiosità e dare un volto a questi artisti che spesso, lo sapete, è il nostro problema, finiamo in playlist e rimaniamo anonimi per 5, 10, 20 anni finché non ci stanchiamo di fare musica. Ecco, invece siamo qui, chiacchieriamo, facciamo vedere che ci siamo e che non siamo dei programmi, ma siamo delle persone che ci mettono un sacco di passione, un sacco di tempo e un sacco di amore nel creare questa musica, indipendentemente dal fatto che sia lo fai o meno. Ci avviciniamo alla fine dopo questa tirata filosofica, mancano 4 pezzi, andiamo avanti con Gypsy Vesuvio che ci presenta Silky Glass. Io sto urlando troppo e ho svegliato il pappagallo, scusami Ermione, il mio pappagallo si è svegliato, adesso me la farà pagare. Dicevo Silky Glass di Gypsy Vesuvio, ed è la sua prima traccia rilasciata con una etichetta, quindi immagino che sia un po' nervoso, abbia delle aspettative importanti come tutti noi quando abbiamo pubblicato per una etichetta per la prima volta. Gli facciamo tutti i nostri auguri e questa traccia vuole richiamare, come ci racconta, il tramonto, la campagna e specialmente la degustazione di un morbido vino rosso, tema a cui sembra sia affezionato. Vediamo, ascoltiamoci Silky Glass di Gypsy Vesuvio. Silky Glass di Gypsy Vesuvio. Sì, il basso è molto interessante qui e devo dire che ho apprezzato particolarmente questo aspetto del brano perché a mio parere nel nostro genere si fa troppo poco attenzione alla costruzione di linee di basso interessanti. Spesso ci accontentiamo di mettere queste lunghe note di appoggio che portano il brano e ci sta anche esteticamente, però
quando il pezzo comincia a essere un pochino più mosso, un pochino più movimentato, è buona norma fare qualche piccola acrobazia con il sub, con il subsento, con il basso, con lo strumento che decidete di utilizzare, perché è una cosa che si sa, cioè dove ci si muove, si muovono cassa e basso. Il resto è un contorno, cioè il funky, il movimento, il groove. Lo fanno loro due, quindi non dimenticatevelo mai. E siamo arrivati al terzultimo brano, che si intitola Rekka. Rekka cos'è? È una parola giapponese che significa fiamma intensa, e forse avete capito che siamo arrivati ad un altro brano tratto dall'EP uscito con Bootleg Boy, realizzato da un buon numero di artisti, ATP, Mycelium Bug, Tony PTM, poi c'è Yutsugi, e ci sono anche altri che in questo momento, perdonatemi, non ricordo. Però questo EP è la seconda edizione, volume 2 di The Legend o The Legends, non ricordo se singolare o plurale, aiutami Mycelium se vuoi. E atmosfere totalmente asiatiche qui, un progetto interamente dedicato alla figura del samurai nelle sue varie sfumature: dedizione, passione, entusiasmo, determinazione, meditazione, concentrazione, quindi varie anime raccontate dentro questo EP con ben 6 pezzi. Legends, grazie Massim, molto 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 bello. Quindi ora ci ascoltiamo Rekka, che come ho detto è fiamma intensa, fiamma ardente, e lo associamo al coraggio e alla solennità di questa leggendaria figura, il samurai. Eccoci, scusate se interrotto in maniera un po' brusca, chiedo scusa, è stato un piccolo glitch, credo. Bellissimo brano comunque di ATP, Mycelium Bug e Tony BTMC, un bellissimo EP. Io confesso che fra 1 e 2 io ho preferito volume 1, questione di gusti assolutamente personali, l'ho trovato più compatto e più omogeneo dall'inizio alla fine, ma comunque solo gusti
personali, niente di più. Raccontiamo un po' anche del perché c'è questa sequenza di trasmissione dei brani del podcast. Ecco, semplicemente non c'è niente di strano, li presento nel podcast esattamente rispettando l'ordine di arrivo sul form, quindi chi arriva per primo, chi manda il brano più velocemente viene premiato, giustamente, perché mi fa lavorare e studiare con un po' più di calma e un po' più di tempo, e quindi gli ultimi arrivati si trovano in fondo alla puntata. È un bene o un male non lo so. Se vi annoia la mia compagnia e dovete aspettare fino alla fine, allora sì, altrimenti invece siamo tutti contenti comunque. E quindi adesso abbiamo Peaceful di Jan Christ, che in realtà lui scrive paceful, paceful, scusate, ho letto male. È contenuto nel suo primo album, gli facciamo un sacco di complimenti e un sacco di in bocca al lupo. Primo album che si intitola Blue Dreams ed è un album lo-fi, sleepy, con suoni organici, quindi un sacco di lavoro dietro, di ricerca, e molti suoni di pioggia come sottofondo, una precisa scelta stilistica che ci gustiamo per intero adesso con Peaceful di Jan Christ. Beh, tema Sleepy perfettamente centrato qui. Sì, ottime drums, sono piaciute molto anche a me, però la parte che ho preferito è stata quella delle texture, sono d'accordo con Jax, anche io ho apprezzato molto quel lavoro, bravo Christian, si sente che ci hai messo un sacco di passione e che eri emozionato per l'esordio del tuo primo album, in bocca al lupo. Crepi il lupo, lo dico io perché tu non puoi rispondere, quindi faccio io. E siamo arrivati alla fine, manca solo un brano che in questa occasione è una mia traccia realizzata con Yotsugi, è uscita con Jazz Hop Café nella loro ultima compilation Italian Amore. Un brano che è stato complesso da realizzare perché le richieste erano abbastanza stringenti. Assoluto obbligatorio utilizzo di mandolino, violini, strumenti fisarmonica, quindi insomma mettere tutto insieme in un brano dal tono lo-fi non è stato semplicissimo, ne è uscito un lavoro molto molto cinematico come nel mio stile e anche come ormai abbastanza tipico delle mie collaborazioni con la fantastica Yotsugi. Il brano si intitola All the Colors of Your Heart ed è una traccia che parla di amore, non di pizza e di pasta, o se vuoi di amore
per la pizza, per la pasta, ma per la nostra fantastica Italia. Eccola qui, questa è la All the Chorus of Your Heart del sottoscritto Davide Perico e di Yotsugi, ed era l'ultimo brano di questa serata. Mettiamo un po' di sottofondo musicale, eccolo qui. Bene, ottima puntata, mi è piaciuto un sacco di vita in chat, mi è mancato l'appuntamento di 2 settimane fa. Mi sono sentito un po' abbandonato e tradito. No, è stato bello, grazie della compagnia, grazie dei commenti. Fatemi controllare il calendario così vi dico già quando è il prossimo appuntamento. Portate pazienza. Sarà giovedì 23 maggio. Prendete nota, giovedì 23 maggio, mandate subito le canzoni. Non aspettate che siano state pubblicate, se potete farlo, se non avete accordi segretissimi e stringentissimi con eventuali case discografiche, ma mandatemeli prima così io ho tempo di ascoltarmeli, di studiarmeli, di amarli, di preparare contenuti video e tutto il setup e il format della trasmissione. Grazie a tutti, è stato fantastico, mi ha fatto piacere chiacchierare con voi e presentare queste tracce e queste storie. Ci vediamo alla prossima, giovedì 23 maggio. Ciao ragazzi.